Il capitano tedesco mi dette l'ordine di andare avanti. Fece un passo e mi spara un colpo alla nuca, un colpo solo. Il messaggio conteneva l'ordine che a Cefalonia non dovevamo prendere prigionieri. Sotto il messaggio c'era il nome Adolf Hitler. Tutte le divisioni che c'erano italiane in Grecia avevano deposto tutte le armi. Solo la divisione Acqui che si oppose. In seguito all'armistizio dell'8 settembre, in diverse zone di guerra l'esercito tedesco impone la resa agli ex alleati italiani. A Cefalonia, in Grecia, la divisione Acqui rifiuta di consegnare le armi e ingaggia una disperata battaglia contro le truppe della Wehrmacht. Dopo una settimana di feroci combattimenti, gli ultimi sopravvissuti si arrendono ai tedeschi il 22 settembre. La rappresaglia è spietata. I prigionieri italiani della divisione Acqui sono passati per le armi. Più di 5.000 uomini vengono massacrati, affucilate, con i mitra, affogati nelle navi dove erano stati rinchiusi. La Wehrmacht, l'esercito regolare tedesco, si macchia di un crimine orrendo. Per capire cosa è accaduto a Cefalonia, bisogna tornare ai giorni drammatici che hanno seguito l'armistizio dell'8 settembre 1943 e prima ancora alla guerra di Grecia e all'occupazione italiana dei Balcani. Il 3 settembre 1939, mentre ero a Mantova, direttore dell'Automobile Club di Mantova, sono stato richiamato col grado di tenente e inviato a Merano perché si formava la divisione Acqui. La divisione Acqui era una delle 5 divisioni cosiddette di fanteria di montagna. Era una specializzazione della fanteria e venivano reclutate nelle regioni subalpine. Il grosso dei nuclei era composta da vicentini, trevisani, friulani, bergamaschi. Insomma, era una divisione di fanteria di montagna. Il 10 giugno 1940 l'Italia entra in guerra a fianco della Germania. Il 28 ottobre di quell'anno Mussolini decide di invadere la Grecia. Comincia la guerra parallela che il duce ha pianificato per imitare gli inarrestabili successi delle truppe tedesche. L'Italia fascista vuole il suo spazio nei Balcani. Metteremo le reni alla Grecia! Perché Mussolini decide di dichiarare la guerra alla Grecia? Per realizzare il suo progetto di trasformare l'Italia in una potenza adriatica, mediterranea forte. Ben presto però emerge l'inadeguatezza dei piani di Mussolini. L'esercito greco, infatti, reagisce all'invasione italiana con straordinaria combattività e decisione. Le divisioni italiane, dopo alcuni effimeri successi, vengono ricacciate indietro, verso l'Albania. Nel dicembre del 40 tutta la divisione venne trasferita in Albania. Gli italiani combattono con coraggio, ma nonostante i rinforzi i mezzi sono ancora insufficienti. Anche la mia batteria si trovò in grande difficoltà e ci dovemmo difendere a denti stretti con tutte le nostre limitate possibilità. Nei primi giorni di aprile del 1941 Hitler interviene in soccorso di Mussolini. Il 6 le divisioni tedesche entrano in Grecia dalla Bulgaria e in pochi giorni travolgono l'esercito ellenico. Il 14 aprile anche la divisione Acqui partecipa all'offensiva finale. Il 20 aprile, mentre le truppe italiane avanzano nell'Epiro, le armate di Hitler attaccano sul Pindo e impediscono la ritirata all'esercito greco. Il 23 aprile i greci sconfitti firmano la resa. Le truppe tedesche e quelle italiane entrano ad Atene il 27 aprile. Le bandiere dell'asse sventolano sul Partenone. La guerra di Mussolini è costata all'Italia 14.000 morti, 18.000 feriti e 20.000 tra prigionieri e dispersi. I Balcani furono considerati un terreno da dividere tra italiani e tedeschi, il Mediterraneo invece
il terreno di espansione dell'Italia fascista. Io fui mandato con la mia batteria, la 9ª batteria, a Corfù e sono stato a Corfù tutto il 41 e tutto il 42. Un giorno ci caricarono e ci portarono a Cefalonia. Mi mandarono a un caposaldo, a comandare il secondo caposaldo a Sami. Nel gennaio del 43, promosso capitano di complemento sempre, io sono stato trasferito a Cefalonia al comando della prima batteria della divisione Acqui. La guerra di Grecia è finita, abbiamo presidiato l'isola di Zante fino al successivo sbarco a Cefalonia, in quanto che lo Stato Maggiore aveva deciso che Zante non era più l'antemurale, ma Cefalonia doveva essere la isola principale per la difesa del Golfo di Patrasso, che era la via che ritenevano probabile per uno sbarco. Eravamo tutti spaventati, ci nascondavamo tutti, anche perché a scuola, che io andavo a scuola ancora perché ero giovane, dicevano di stare attenti perché gli italiani erano dei barbari, perché facevano del male alle bambine, tutte quelle robe lì. Nel giugno del 1942 il generale Antonio Gandin assume il comando della divisione Acqui. È un ufficiale esperto che proviene dallo Stato Maggiore. Si è guadagnato la stima dei tedeschi e una croce di ferro sui campi di battaglia in Russia. Cefalonia e Corfù sono in una posizione strategica, ma di fatto defilata rispetto ai principali teatri di guerra. Nei 30 mesi dell'occupazione i soldati della divisione Acqui non hanno sparato un sol colpo. Gli echi della guerra e delle distruzioni che devastano il resto d'Europa sono lontani, ma non per questo meno sentiti. La propaganda del regime non ha più presa sui soldati disillusi. Andavamo nella baia a nuoto, quelli che erano liberi, perché eravamo diventati da montanari tutti bravi nuotatori. Ci mettevamo al largo, in cerchio, e a raccontare le barzellette contro il duce. Nel ricordo degli abitanti di Cefalonia, gli occupanti italiani non sono particolarmente ostili o brutali. I tedeschi appena arrivati requisiscono i già pochi alimenti. Gli italiani, diversamente, sanno conquistarsi, se non la stima, quantomeno il rispetto della gente del posto. No, i paesani di qui li vedevano di buon occhio, perché erano cortesi con noi. Non avevano problemi, neanche noi del paese, neanche i nostri vecchi. Andavano al bar, prendevano un caffè insieme, bevevano vino. Ancora un bicchierino di vino? I nostri rapporti con gli italiani erano molto buoni fin dal loro arrivo. Non c'erano mai stati contrasti. Per la verità, a me gli italiani mi avevano preso e messo in prigione, ma non li odiavo per questo. Ma del bene non si fa quando si occupa un paese, perché quelli sono sempre schiavi. C'è anche il mio cognato, la sua Giannis, e Serafino, un italiano marinaio era, con la sua figlia. La lingua non è un problema. Non sono poche le donne di Cefalonia che hanno imparato l'italiano. Qui i marinai de Mas prendevano la nostra casserola e ci davano sempre da mangiare. Non erano tutti gli italiani angeli, diciamo la verità. Quelli che non davano niente erano i tedeschi, buttavano giù la mangiaria, la facevano così per non prendere nemmeno i bambini che erano senza mangiare. Sì. C'erano anche degli italiani che hanno fatto male alla gente, però non hanno ucciso nessuno, devo dire questo. Gli italiani sono giovani, lontani da casa, dalle famiglie, dagli affetti. E allora si danno da fare con le ragazze dell'isola. Molti finiscono con l'innamorarsi
E alcuni si sposano, anche se non sempre le famiglie condividono queste unioni. I soldati italiani sono pur sempre occupanti, in guerra col popolo greco. Sono sposati anche da villaggio, sono sposate molte con gli italiani. Sì, sono sposate. Erano molto amorosi italiani. Vicino a questo uliveto dove era accampato mio marito c'è una chiesetta, un eremo. Gli piaceva molto la musica. Allora si metteva a cavallo di questo muretto guardando il mare e suonava sta fisarmonica con una grande nostalgia. E niente, io un pochino di passi più in giù mi mettevo a cavallo a un ulivo e studiavo. Ero molto attratta da quella musica lì. Allora io guardavo su questa chiesetta con questo ragazzone, che anche da distante vedevo che era un bel ragazzo. Un giorno me lo sono trovata davanti, mi prende una mano e mi fa: ma io vedo una ragazza che è lì su quell'ulivo lì, che ha sempre un libro in mano, ma sei tu? Sì, sono io. E ho detto: ma io vedo un bel ragazzo sulla chiesa così, ma è lei? Dice: sì, sono io. Mi sono spaventata, sono scappata via. Il giorno dopo era davanti alla scuola a aspettarmi. E lui un giorno mi ha detto: ti voglio tanto bene, tutte quelle storie lì. E un giorno ti sposerò. E lì abbiamo trovato il frate, Don Luigi Ghilardini. Sulla tavola dove mangiava il frate avevano fatto l'altarino. E così abbiamo celebrato il matrimonio in 10 minuti, marito e moglie. Andiamo a casa, c'è la tavola preparata e non c'è niente sul tavolo. L'unica cosa che ho trovato è un cavolfiore. Penso che è il matrimonio più povero del mondo, che non sia mai sposato in quelle condizioni lì. Però con mio marito ci sono stata 53 anni. Venne il 25 di luglio, cascò il fascismo, tutti si pensava, ora si va a casa. Dopo il 25 luglio regna un clima di incertezza. La caduta del fascismo e l'armistizio dell'8 settembre riportano la guerra a Cefalonia. Ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Mercoledì 8 settembre 1943. Badoglio annuncia alla radio la firma dell'armistizio con gli anglo-americani. La notizia arriva sull'isola di Cefalonia nel tardo pomeriggio, creando un senso di sconcerto, di incertezza, ma anche di gioia nella speranza che la guerra sia finita. Il re, Vittorio Emanuele III, comunicò e disse che gli italiani che si trovavano all'estero si fossero difesi di fronte a chiunque li avesse molestati. Ma chi era che ci molestava? Il nemico allora principale era proprio il tedesco, perché non appena venuto l'8 settembre chiedono il disarmo degli italiani. Alle 21:30 dell'8 settembre la divisione Acqui riceve un primo fonogramma dal comando unificato italo-tedesco di Atene, che ordina di non rivolgere le armi contro i tedeschi, né di fare causa comune con i ribelli o con gli anglo-americani. Giovedì 9 settembre. I pochi tedeschi sull'isola di Cefalonia sono decisi a eseguire l'ordine di Hitler che impone il disarmo delle truppe italiane. Alla divisione Acqui arriva un nuovo ordine da Atene che contraddice quello precedente. Le artiglierie e le armi collettive devono essere consegnate ai soldati della Wehrmacht. Il generale Antonio Gandin chiede conferma telefonica, ma non l'ottiene. Nei primi giorni dopo l'8 settembre Gandin ha un vantaggio. È su un'isola con una piccola guarnigione tedesca, inferiore nettamente alle sue truppe, ha dinanzi a sé qualche giorno di tempo
e lo prende per cercare di capire la situazione. Cioè, rifiuta di obbedire agli ordini dei suoi superiori diretti, di cedere le armi, come gli chiedono i tedeschi, che vengono subito a parlamentare in modo rispettoso, all'inizio almeno, perché a Cefalonia Gandin ha una divisione, gli altri solo 2000 uomini. Durante il primo colloquio con il tenente colonnello Barghe, comandante del presidio tedesco sull'isola, il generale Gandin cerca di guadagnare tempo, sostenendo che l'ultimo messaggio da Atene era parzialmente indecifrabile. Quando si affronta il capitolo come e perché il Comando Supremo italiano a Brindisi ha abbandonato Cefalonia o ha mandato dei messaggi equivoci oppure irresponsabili, non dobbiamo dimenticare che Cefalonia e Corfù erano una piccola sezione di un dramma colossale in atto. L'esercito italiano si stava disfacendo, al di là delle previsioni. Venerdì 10 settembre. Al mattino il tenente colonnello Barghe si presenta al comando della divisione Acqui con la richiesta di consegnare le armi l'indomani, sulla piazza principale di Argostoli, il capoluogo dell'isola. Il disarmo doveva venire nella piazza Valliano ad Argostoli, e che era molto vergognoso per noi soldati, perché era la piazza dove andavamo a passeggiare e dove eravamo a vedere il posto di contatto con i greci, e ci dispiaceva. Tra i soldati della divisione Acqui si diffonde il timore che il loro comandante, il generale Gandin, voglia dare l'ordine di consegnare le armi ai tedeschi. È qualcosa di impensabile. Cedere le armi senza combattere significa venir meno al giuramento di fedeltà al re. Bisogna essere onesti. Questa unità non grandissima è senza informazioni, da qui l'enorme responsabilità che cade sul comando Antonio Gandin come persona e sui suoi immediati collaboratori. Chi è Gandin innanzitutto? Era un classico ufficiale da Stato Maggiore, ma ad alto livello. Trattava, non dico da pari, ma comunque con autorevolezza con Rommel, con Kesselring. Questo si è tradotto a livello di voce di soldati che era filo tedesco. Non dobbiamo fidarci troppo, perché il generale porta sulla divisa la croce di ferro, no? Quel nastrino rosso, blu e bianco, no? Che portavano i tedeschi al bavero della giacca. Lo stesso 10 settembre arriva ai comandi tedeschi l'ordine di imporre agli italiani un ultimatum e di informare gli ufficiali che è prevista la fucilazione immediata per coloro che si rifiuteranno di ordinare ai propri uomini la consegna delle armi. Sabato 11 settembre. Il comandante Barghe impone agli italiani il primo ultimatum: combattere con i tedeschi, contro di loro, oppure consegnare le armi. Entro le ore 19 di quello stesso giorno la divisione Acqui deve scegliere. Nei fatti è una richiesta di resa senza condizioni. Nel frattempo ci sono problemi con le truppe. Un certo numero di giovani ufficiali chiedono di combattere in modi anche rumorosi e tra una parte almeno delle truppe ci sono richieste di combattere, anche lì grida, urla, manifestazioni. Tra i soldati della divisione Acqui è nato uno spontaneo sentimento antitedesco. Dal canto loro i soldati della Wehrmacht cercano con vari pretesti di penetrare nello schieramento italiano. La tensione è altissima. Ogni movimento di truppe può essere interpretato come un atto di ostilità. Si susseguono in vari punti dell'isola piccoli scontri, con ferimenti e cattura di prigionieri da ambo le parti. La situazione è drammatica, ma la trattativa prosegue. Gandin è pressato dai tedeschi alla resa, mentre l'intera divisione è sempre più propensa al combattimento. Il generale riesce a ottenere il rinvio della decisione all'indomani, ma consente, per dare un segnale di disponibilità e guadagnare altro tempo, di ritirare il presidio italiano di Cardacata. È un errore tattico che in seguito sarà pagato molto caro. La figura di Gandin ha alcuni aspetti enigmatici, ma non leggibili in chiave di tradimento, di debolezza. No, sono proprio degli errori di valutazione. Domenica 12 settembre. La giornata è segnata da una tensione crescente e da nuovi episodi di aperta ostilità tra italiani e tedeschi che minacciano un bombardamento aereo. In quei giorni pensavo che non era opportuno traccheggiare come faceva il generale Gandin, perché lui cercava di guadagnare tempo per vedere se si poteva contare sull'aiuto dell'Italia o degli anglo-americani.
Alcuni giovani ufficiali del 33esimo reparto di artiglieria prendono apertamente posizione contro le scelte di Gandin. Non solo non accettano di consegnare le armi, ma sono per rompere gli indugi e affrontare immediatamente il combattimento con i tedeschi, quale ne sia l'esito. Nel tardo pomeriggio del 12 settembre Gandin li riceve. Quando 4 ufficiali rompono nel suo studio chiedendo a gran voce, urlando, eccetera, di combattere, Gandin non fa una piega. Li ascolta, parla con loro, li calma e poi dirà sì, farò quello che potrò, cioè rimane lui al controllo della situazione come vuole la legge e la regola militare e dovrebbe essere ben contento in fondo che i suoi uomini gli chiedono di combattere. In serata il tenente colonnello Barghe si presenta al comando della Acqui per comunicare che è stato esonerato dalle trattative. Il generale Hubert Lanz, comandante supremo delle truppe tedesche nella Grecia occidentale, è in arrivo sull'isola. Non c'è più tempo. La Acqui deve scegliere se consegnare le armi o combattere la Germania. Lunedì 13 settembre. La situazione precipita. All'alba 2 mezzi da sbarco tedeschi tentano di raggiungere Argostoli. Per i soldati italiani è un atto di guerra. Senza attendere comunicazioni superiori, il capitano Pampaloni ordina alla sua batteria di aprire il fuoco. Altre 2 batterie prendono parte all'azione. Quando questi mezzi stavano per ripiegare verso il porto, io aprì il fuoco di mia iniziativa. Per i tedeschi quest'ultimo episodio è un evidente atto di ostilità. Nel primo pomeriggio di quel giorno il comandante del corpo d'armata, generale Hubert Lanz, arriva a Cefalonia a bordo di un idrovolante. La contraerea italiana lo accoglie aprendo il fuoco. Sceso a terra, Lanz impone alla divisione Acqui la consegna immediata delle armi, minacciando l'uso della forza. Gandin deve scegliere. È responsabile della vita di più di 10.000 uomini e del loro onore di soldati. Nella notte tra il 13 e il 14 settembre il generale Antonio Gandin compie un gesto inusuale per la disciplina militare. Indice una consultazione dei reparti. Gli ufficiali chiedono ai loro uomini di esprimersi, scegliendo cosa replicare all'ultimatum tedesco. Ora si dice referendum, ma allora il referendum neanche esisteva, insomma, come parola. Esisteva la pratica di dire, beh, sei d'accordo o non sei d'accordo. Un referendum in senso tecnico non c'è stato. Certamente Gandin ha voluto in qualche modo toccare il polso ai suoi soldati. Voleva il parere di tutti i soldati prima di prendere una decisione del genere. Ma la data e l'ora in cui lo fa è significativa. Lui ha già deciso, in fondo, a quell'ora di combattere contro. Prenderà ancora un po' di tempo, ma nel cuor suo ha già deciso. Quindi questa consultazione ha più che altro un effetto psicologico di stare vicino ai suoi soldati. Tutti i reparti furono d'accordo per combattere contro i tedeschi. Nessuno disse che voleva andare coi tedeschi. Non volevamo dare le armi, tutto questo. La risposta è pressoché unanime. La divisione Acqui vuole impugnare le armi contro i tedeschi. Il generale Gandin, venuto da me, mi ha stretto la mano. Ora sarete tutti soddisfatti. Era soddisfatto anche lui di essersi tolto dalla incertezza. Nella stessa notte arriva dal comando di Brindisi un radiogramma finalmente inequivocabile. I tedeschi devono essere considerati nemici. Il 14 settembre il generale Gandin invia al comando germanico la risposta definitiva della Acqui. È la battaglia. Il tenente Calabrese, che era il nostro ultimo comandante, ha detto: ricordatevi che da domani non è che comincia la pace, per noi da domani incomincia la guerra. I 12.000 uomini della divisione Acqui fronteggiano a Cefalonia meno di 2.000 soldati della Wehrmacht, dislocati nella penisola di Lixouri, nella parte occidentale dell'isola, che però possono contare su eventuali rinforzi dalla terraferma e su una schiacciante superiorità aerea. Hanno cominciato ad arrivare Stukas, che c'era il cielo annerito da questi aeroplani che sembravano farfalle, no? Si abbassavano, non sbagliavano l'obiettivo. La battaglia fu decisa dalla superiorità aerea tedesca. Le nostre truppe non avevano nulla da contrapporre, perché la nostra aviazione non aveva mezzi, semplicemente.
e gli anglo-americani erano impegnati fino allo spasimo a Salerno. Gli servivano dei caccia che ridessero alle nostre truppe il dominio della battaglia e un appoggio diretto contro le forze tedesche. Mercoledì 15 settembre. L'aviazione tedesca scatena l'offensiva bombardando e mitragliando la strada costiera e i reparti di fanteria e di artiglieria italiani appostati sulle alture che circondano Argostoli. Avevo 2 mitragliatrici e avevo uno da una parte e una dall'altra e ogni tanto dovevo andare da una o dall'altra. Per andare a quell'altra bisognava stare attenti perché gli apparecchi si vedevano, buttavano giù. Quando ritornai lì ci trovai una buca e tutti i brandelli di carne, di budelli di qua e di là, sparti per quei cespugli. Sull'isola un primo gruppo d'attacco tedesco parte da Cardacata e punta verso sud con l'obiettivo di raggiungere il monte Telegrafo da dove si controlla il capoluogo. Contemporaneamente un altro battaglione si muove verso est, nella zona di Razzata. Gli italiani reagiscono prontamente. Un intenso fuoco di artiglieria investe le truppe tedesche, che si trovano subito in grande difficoltà. I combattimenti si protraggono durissimi per l'intero pomeriggio. Verso sera una compagnia di tedeschi tenta di raggiungere Argostoli dal mare. Ma il tentativo fallisce, con gravi perdite di uomini e mezzi. Il primo giorno, dopo un aspro combattimento, conquistammo la quota Telegrafo. Intorno alle 23 del 15 settembre circa 450 soldati tedeschi del gruppo d'attacco sul Monte Telegrafo si arrendono agli italiani, mentre più a est l'altro battaglione deve ripiegare verso Cardacata, incalzato dal fuoco delle batterie nemiche. Il primo attacco tedesco è fallito. Le forze tedesche sembrano insufficienti per attaccare con successo i reparti della divisione Acqui, che si difendono tenacemente nonostante il continuo martellamento degli Stukas. Il comando germanico invia quindi a Cefalonia tra il 16 e il 21 settembre un nuovo consistente gruppo d'attacco guidato dal maggiore Harald von Hirschfeld, che assume il comando delle operazioni sull'isola. Soltanto dopo l'attacco fallito si mandava 4 battaglioni di rinforzo per disarmare la divisione italiana, però non si rinunciava nello stesso momento ad invitare con volantini le truppe ad arrendersi. Ne avevano buttati migliaia. Chi si presenta con questo bigliettino avrà salva la vita. Gli altri che prenderanno le armi contro di noi non vedranno più la loro famiglia. Venerdì 17 settembre. Gli italiani tentano di riconquistare da sud il nodo cruciale di Cardacata, precedentemente abbandonato da Gandin, e da est le posizioni di Ancona. I tedeschi reagiscono con un massiccio attacco degli Stukas che infligge gravi perdite ai reparti italiani. Era un inferno. Dalle bombe era un inferno. Ora sembra un conto a dirlo, ma quando uno c'è sotto allora lo sente. La nostra situazione era indifendibile per questo continuo bombardamento e mitragliamento degli Stukas tedeschi dall'alba alla notte. Un attacco di cacciabombardieri con della fanteria guerrita non lo ferma nessuno. E no, potevamo fermare certo noi che in qualche modo l'isola è quasi spoglia e quindi non c'era i ripari, non c'era maniera da scampare ai maneggevolissimi Stukas che ci hanno proprio sgominato. La cosa più interessante dei combattimenti è la giornata del 17. Su delle colline tondeggianti, dei panettoni, brulli senza un riparo, le truppe italiane attaccano. È una battaglia che dimostra che queste truppe si battono, che non è solo una manovretta di comodo, è una battaglia sanguinosa
che si infrange contro, più che la fanteria tedesca, contro gli Stukas tedeschi. Improvvisamente ho visto che uno dei Stukas ci aveva notato e immediatamente in un baleno ce lo siamo trovato addosso. Quando era la distanza opportuna, quella ha aperto il fuoco con le mitragliatrici e io ho visto che il fuoco dalla strada ci veniva addosso. Gandin sente drammaticamente la mancanza dell'appoggio aereo. Alle ripetute richieste di aiuto, il Comando Supremo da Brindisi si limita a rispondere. Impossibilità invio aiuti richiesti. Infliggere nemico più gravi perdite possibile. Lui glielo diceva, mandateci gli aiuti perché qui ci ammazzano tutti. Ma non si è visto mai un apparecchio. Sabato 18 settembre. All'alba i tedeschi attaccano da ovest. Pochi chilometri a sud di Dracata respingono l'attacco di 2 gruppi di reggimenti italiani e annientano un intero battaglione. Lo stesso 18 settembre arriva al comando tedesco sull'isola di Cefalonia un documento decisivo, inviato dall'Oberkommando Wehrmacht. Il radiogramma è stato decifrato da Elmar Thurn, ufficiale tedesco addetto alle trasmissioni. Il messaggio conteneva l'ordine che a Cefalonia non dovevamo prendere prigionieri. Sotto il messaggio c'era il nome Adolf Hitler. Era un ordine preciso del Führer di non fare prigionieri, perché erano ribelli, perché erano traditori. Questi ordini furono condivisi in buona parte sia dai generali comandanti sia dagli ufficiali superiori, ma in buona parte probabilmente anche dai soldati. Martedì 21 settembre. È ancora buio quando i tedeschi sferrano l'attacco decisivo. 2 battaglioni, contando sul fattore sorpresa, aggirano da est le posizioni italiane per rimanere coperti dal fuoco delle artiglierie nemiche. In effetti gli italiani si fanno cogliere del tutto impreparati e 2 battaglioni della Acqui cedono con molte perdite. Un soldato della mia pattuglia venuto da me gridando: capitano, capitano, e c'è i tedeschi. Guardo col binocolo la montagna che avevo di fronte e venivano giù come le formiche. La marcia tedesca, che dura tutta la notte, arriva di sorpresa alle spalle delle nostre truppe, prende l'infilata le nostre posizioni e comincia ad avanzare e piomba quello che avrebbe dovuto essere il centro della resistenza delle forze italiane. E comincia il macello, cioè comincia non solo a sfasciare dei battaglioni, ma a fucilare più o meno immediatamente quelli che si era trovato. Nel frattempo un altro gruppo d'attacco tedesco avanza frontalmente da ovest verso sud per conquistare Argostoli. L'azione combinata riesce perfettamente, così che nella stessa giornata del 21 i tedeschi raggiungono tutti gli obiettivi previsti. È stato un piccolo capolavoro tattico e strategico. Lo diciamo, come dire, con una certa dolore, perché ciò che è un'operazione militarmente brillante poi in realtà si traduce alla fin fine non solo in una sconfitta dell'avversario italiano, ma anche in un massacro. Mercoledì 22 settembre. Al mattino i battaglioni di von Hirschfeld entrano ad Argostoli. Alle 11 dal suo quartier generale a Keramies il generale Antonio Gandin alza bandiera bianca. Siamo arrivati a Keramies che il generale era già partito. Dal comando, che era una modesta palazzina greca, penzolava la tovaglia della mensa ufficiale, la tovaglia bianca penzolava tristemente. I tedeschi non fanno prigionieri. Già durante la battaglia massacrano chi si arrende. E nei giorni successivi la strage assumerà dimensioni spaventose. Le chiapparono e il generale Lanz diede ordine di non fare i prigionieri. Li facevano salire un po' qui sopra a questo muretto, una raffica di mitra e giù, e barullavano e andavano giù. Ma noi eravamo giù sotto e si vedevano, cascarono
tutti giù, l'ammazzarono tutti, insomma, ce n'erano monti. A metà circa del percorso andavamo giù verso Argostoli, in discesa. Abbiamo incontrato il reparto alpino che veniva su. Erano stanchi, con la barba lunga, i tedeschi mai hanno la barba lunga. E non davano l'aspetto di gente cattiva, ma solo di gente stanca della guerra e della fatica soprattutto. Lo spirito di vendetta dei soldati tedeschi, che dopo l'8 settembre si sentono traditi dagli italiani, trova una spaventosa giustificazione nell'ordine di Hitler di non fare prigionieri e di massacrare tutti coloro che si oppongono al Terzo Reich. L'esercito regolare tedesco, con determinazione e senza scrupolo alcuno, esegue gli ordini criminali emanati dagli alti comandi. Rastrellano i villaggi, gli ospedali, le case dei greci che a rischio della vita nascondono i superstiti e uccidono tutti gli italiani che riescono a catturare. Lui si è appoggiato così, ha visto tutti i suoi compagni venire giù dalla chiesetta dove erano accampati, prigionieri con i tedeschi, con i fucili, e lui è stata la prima volta che ho visto mio marito piangere. Ha visto tutti i suoi compagni andare a morire. Questa è stata la prima giornata della resa degli italiani ai tedeschi. Questi tedeschi hanno fatto tutto il reggimento, l'hanno messo in una spianata. Allora disse: andate tutti dentro, sedetevi, se ci avete da mangiare, mangiate, per tranquillizzare. Intanto hanno preparato le mitraglie e hanno iniziato il mitragliamento. Sono stati tutti fucilati, si sono salvati solo 3. Nei giorni che seguono la resa, i prigionieri italiani vengono portati nei campi, nei frutteti, tra gli ulivi. A Troianata, Farsa, Francata, Valsamata e tanti altri luoghi ancora, i soldati della Acqui vengono fucilati, massacrati con le mitragliatrici. Hanno portato gli italiani sotto l'albero e gli hanno dato delle scatolette da mangiare. Erano tutti seduti. I tedeschi erano di fronte, 4 o 5. Hanno radunato i ragazzini tutto intorno per farli assistere. Poi gli hanno sparato, inaspettatamente. Loro non sapevano che gli avrebbero sparato in quel momento. Stavano mangiando. Un tedesco gli urlava contro. Che cosa gli dicesse non capivamo. E mentre gli urlava contro ha cominciato una mitragliatrice. Uno qui, uno lì, uno là. Gli sparavano facendo attenzione a non colpire il tedesco. Quando il tedesco se n'è andato, si sono avvicinati e li hanno finiti. Ci fecero mettere per uno. Il capitano tedesco si mise al mio fianco con in mano un machine pistole, una pistola mitragliatrice. Ma io ero tranquillo e sereno, anche se il mio sottocomandante, tenente Tognato, che era molto religioso e sapeva qualcosa di tedesco, aveva intuito qualche cosa perché disse: ragazzi, recitate tutti un atto di dolore. Il capitano tedesco mi dette l'ordine di andare avanti. Fece un passo e mi spara un colpo alla nuca, un colpo solo, un colpo che ha sfiorato la colonna vertebrale, ha sfiorato la carotide. Io cascai per il colpo, cominciò a uscire sangue, ma rimasi vivo e sentii che contemporaneamente, quando lui ha sparato il colpo, con una mitragliatrice che era di fianco, ha ammazzato tutti i miei soldati e i 2 ufficiali. E io sentii, mentre ero in terra, non capendo se ero vivo o se ero morto, cosa succedeva, sentii gridare dai miei soldati 2 parole sole: mamma, mamma, Dio, Dio. E poi dopo sentii qualche colpo di pistola o di boschetto, probabilmente a chi si muoveva ancora gli dettero quello che si chiama colpo di grazia.
Dopo 10 minuti i tedeschi se ne andarono cantando. Più tardi i tedeschi cercano di nascondere gli enormi cimiteri che hanno creato. Gettano i cadaveri nei pozzi, in mare, dopo averli zavorrati. Il giorno dopo sono arrivati i tedeschi e gli hanno buttato addosso della benzina, ma non bruciavano. Si gonfiavano e siccome puzzavano e l'odore si sentiva in tutto il paese, qualcuno li ha legati con delle corde, altri li hanno trascinati con i carri. Li hanno messi su un camion e li hanno portati laggiù, ai pozzi. Li hanno buttati dentro ai pozzi, li hanno messo sopra del cemento e sono rimasti là. Il 24 settembre 1943, 136 ufficiali della divisione Acqui sono radunati nel cortile della Casetta Rossa, una villetta abbandonata sulla costa, poco distante da Argostoli. Lì all'ingresso, appena arrivato, ho visto di tutto. Gente che pregava, chi piangeva, chi gridava. I tedeschi li chiamano a piccoli gruppi. I tedeschi, 8 alla volta, 4 alla volta, a seconda, chiamavano avanti, avanti, avanti. E a distanza di 200-300 metri fucilavano. Noi sentivamo solamente il rumore dei mitra. La prima fucilazione è stata al fosso, poi accanto dove ci sono gli ulivi. E poi alla grande caverna, nel burrone, perché il fosso era pieno di cadaveri, non ne entravano più. Così li hanno ammazzati anche un po' più giù. Il massacro va avanti per tutto il giorno. Tutti hanno capito cosa li aspetta. Il cappellano della divisione Acqui, anche lui nella Casetta Rossa, chiede insistentemente di risparmiare almeno i pochi uomini rimasti. Il comandante tedesco lo ascolta, poi si allontana per consultare i suoi superiori. Quando torna si dirige verso il gruppo dei superstiti e dice: Alles ist gut, tutto bene. Il comando tedesco vi concede generosamente la vita. E allora ci contammo, eravamo in 17 rimasti. Cefalonia è l'unico caso in cui si massacrino una massa di soldati. Fucilazioni di soldati ci sono anche altrove, ma mai di queste dimensioni. Perché Cefalonia? Nessuno ha mai trovato un ordine preciso e specifico per Cefalonia e solo Cefalonia. Da un comando all'altro è partita l'intenzione di dare un esempio e trasmettendo l'ordine da comando a comando è cresciuto e probabilmente alla fine le truppe sono andate anche al di là degli ordini che hanno ricevuto a mezza voce, cioè sono ordini che in genere non si mettono per iscritto. Loro dicevano: questi sono gli ordini e noi dobbiamo eseguirli. Non cerchiamo soltanto la spiegazione dell'obbedienza cieca al Führer. Purtroppo, ma questo rende Cefalonia un episodio ancora più significativo. Lì c'è un dramma psicologico che per noi è incomprensibile, ma che spiega il tempo. Siamo nel settembre del 43. I tedeschi ormai hanno la sensazione di avere tutto il mondo contro di sé e per di più questi italiani che ci tradiscono. Dopo l'8 settembre la dirigenza nazista sfruttò al massimo l'accusa del cosiddetto tradimento. Molto spesso dai soldati questa parola di propaganda fu creduta. C'erano dei soldati tedeschi che eseguivano volentieri queste fucilazioni. In questo momento c'era un gruppo di uomini che si sentiva tradito da altri uomini. Il concetto di tradimento è il grande alibi morale per questi soldati. Dopo le spaventose giornate delle fucilazioni di massa, gli italiani vengono radunati nella caserma Mussolini ad Argostoli. Si tennero 8 giorni consecutivi senza darci alimento.
3 navi che trasportano i prigionieri italiani verso Patrasso, la Ardena, la Alma e la Maria Marta affondano. È una tragedia nella tragedia. Centinaia di prigionieri italiani rinchiusi nelle stive affogano. Sono in pochi a salvarsi. Probabilmente le navi urtano le mine, ma alcuni hanno avanzato il sospetto che i tedeschi le abbiano intenzionalmente fatte esplodere per liberarsi dei prigionieri italiani e dei loro cadaveri. Abbiamo sentito il rumore della bomba. Era come se fosse caduta una grossa bomba. Eravamo seduti un po' più in basso da quella parte. Poi la nave è affondata. Alcuni sono annegati, altri sono riusciti a nuotare fin qui. Eravamo rimasti in 3 su, perché quell'altro che si buttava giù, quello che era andato giù prima ritornava su. C'era la scialuppa laggiù, era tutta sangue, morti, insomma. E io riuscii ad arrivare a terra. Ero nudo, trovai morto. Gli era rimasto pantaloni di tela, gli sfilai quelli e me li misi, perché che potevo fare? Quello che ho visto di sicuro è che nessuno è andato ad aiutarli. Li hanno lasciati affogare. A un certo momento vennero i tedeschi, si ricappano, quelli che stavano un po' meglio, si mettono sopra un'altra nave per portarci a Atene. E tutti si diceva, ma ci prendono un giro. E invece non ci prendevano un giro affatto, perché a un certo momento la nave fece così, si vede che imbarcava acqua, si buttò giù, in un attimo si era tutto in coperta, si fece come un camion con ribaltabile che scarica la ghiaia. Quanti fucilati? Ci sono 2 cifre, la tradizione è 5.000 fucilati e circa 3.000 morti nei trasporti in mare dopo, e sono cifre che risalgono alle memorie del padre Formato, mai contestate. Negli studi del comandante Schreiber la cifra dei fucilati aumenta, perché Schreiber, basandosi sui dati delle razioni distribuite dalla marina tedesca, dice che dopo i massacri a Cefalonia rimangono circa 5.000 italiani, il che farebbe ascendere le fucilazioni a 6.500. Invece Schreiber, sulla base di cifre estremamente precise della marina tedesca, riduce i morti in mare nelle navi affondate a 1.350-1.400 circa. A distanza di più di 60 anni, Cefalonia è una ferita ancora aperta. I responsabili della strage sono stati in parte individuati, ma non sono mai stati processati. Il generale Hubert Lanz, comandante delle truppe tedesche nella Grecia occidentale, è stato l'unico alto ufficiale a subire un processo, ma esclusivamente per il massacro degli ufficiali della divisione Acqui. A Norimberga Lanz si è difeso sostenendo di avere eseguito i criminali ordini di Hitler che imponevano di fucilare i ribelli e che secondo lo stesso Lanz si sono diffusi spontaneamente fra la truppa. Il generale Hubert Lanz è stato condannato a 12 anni di reclusione, ma dopo soli 3 anni è tornato in libertà. Nel particolare clima del dopoguerra, con l'ingresso della Germania nella NATO, i procedimenti contro militari tedeschi per crimini di guerra sono stati di fatto archiviati. La ragion di Stato ha prevalso sulla ricerca della verità. Alcuni hanno cercato nel comportamento dei soldati e degli ufficiali della Acqui, delle stesse vittime del massacro, le ragioni che hanno spinto l'esercito tedesco a commettere un crimine così grande. E allora fu fatta questa istruttoria contro quegli ufficiali italiani che erano stati riconosciuti come coloro che maggiormente avevano voluto la resistenza a Cefalonia. 12 mesi dopo la fine dell'istruttoria io sono stato ricompensato con una medaglia d'argento al valor militare, la cui motivazione dichiara pressappoco che io ho fatto quelle stesse cose che erano nel mandato di comparizione. Lo stesso comandante della divisione Acqui, il generale Antonio Gandin, fucilato dai tedeschi insieme ai suoi ufficiali, ha ricevuto una medaglia d'oro alla memoria. Ma qualcuno lo ha anche accusato di essere il vero responsabile della strage che ha seguito la resa dei soldati italiani.
L'originale del messaggio con cui la divisione Acqui rifiuta definitivamente la consegna delle armi è stato sequestrato dagli americani nel 1945. Ma un ricercatore ha tradotto una copia tedesca. Nel Bundesarchiv Militärarchiv di Freiburg esiste un documento il quale dice che la divisione si rifiuta di obbedire all'ordine di resa in pratica. Questa, secondo me, è l'unica spiegazione logica e razionale del fatto che solamente a Cefalonia sono stati passati per le armi dei ribelli, non dei prigionieri di guerra, ma dei ribelli. Quando notizie di questo genere arrivano a Berlino, si può comprendere che Hitler dica che questi sono ribelli. Questi hanno resistito nonostante il generale fosse, mi pare, apertamente dalla parte del nemico. Gandin scrive dunque ai tedeschi che la divisione si rifiuta di obbedire ai suoi ordini, ma questo giustifica la rappresaglia. Gandin ha tradito i suoi uomini. Fosse stato un filo tedesco convinto, un filo fascista, un filo nazista, si sarebbe arreso la mattina del 9 settembre. Gandin ha preso tempo finché ha potuto, ha aspettato di avere la situazione chiara, poi ha dato l'ordine di combattere e ha combattuto. Non si può considerare l'idea di trattare per rimpatrio come una forma anticipata di debolezza. Neppure uso la parola tradimento, che è fuori luogo. Di Gandin si può dire che non è stato forse troppo tempestivo nell'organizzare una difesa. Sono certo che non si può dire che è stato un traditore. Io penso che tutti dovrebbero sapere della vicenda di Cefalonia. È accaduto molti anni fa, ma se ne dovrebbe parlare. Per come la vedo io, è stato uno dei più grandi crimini di guerra commessi dall'esercito tedesco. Dal settembre 2001, 4 anni fa, praticamente 58 anni esatti dopo gli eventi, ho riaperto le indagini su Cefalonia. Sono venute alla luce diverse cose, nuovi fatti, nuovi elementi di prova. Abbiamo individuato 2 ufficiali che hanno fatto parte della catena di comando. Hanno ricevuto gli ordini di fucilazione dai loro superiori e hanno comandato i plotoni di esecuzione. Se teniamo conto del momento storico e guardiamo alla mentalità di quegli uomini, c'era odio contro gli italiani, provocato dal loro tradimento. Oltre alla questione degli ordini, io penso che alcuni uomini hanno agito di loro iniziativa. Si sentivano giustificati a spingersi oltre, a passare il segno. I veri eroi di Cefalonia sono i caduti a Cefalonia. Chi è vivo non è un eroe, chi è vivo è un fortunato.